E ci siamo, Eurobike 2023, 1900 espositori da 62 paesi, il paese dei balocchi per noi biker. Ebbene, siamo tornati anche quest'anno a Eurobike e il primo che abbiamo incontrato è il nostro amico Mirko di SRAM. Ci siamo catapultati qui perché la grande novità probabilmente dell'intero evento è la nuova trasmissione SRAM che si chiama Eagle Transmission. Dici tutto, Mirko. Allora, la cosa fondamentale da sapere prima di tutto è che tutto parte da questo piccolo pezzo che è equipaggiato ed è una costante su tutte le biciclette, che è il forcellino. L'obiettivo di questo gruppo qua è di andare a ridurre quelli che sono gli errori e le variabili durante il montaggio, anche l'utilizzo del gruppo, e rendere l'esperienza ancora più semplice e più costante nel modo migliore possibile per l'utente finale. Quindi vogliamo evitare che ci siano tutta una serie di problematiche legate al forcellino storto piuttosto che alla regolazione stessa dei fine corsa, e quindi siamo andati a togliere questa variabile per creare una nuova modalità di fissaggio. Qua vediamo diversi componenti. Primo fra tutti vedo questo aggancio, quindi il forcellino via. Esattamente. Come potete vedere, la modalità di fissaggio del cambio ad oggi è completamente rinnovata. Si va a togliere quello che è il forcellino DH e il cambio si va a fissare direttamente sul dropout del telaio. Questo va a creare, va a ridurre totalmente tutte le tolleranze, tutti i giochi, e ci ha permesso di togliere dal cambio stesso tutte quelle che erano le viti di regolazione, sia quella della distanza, puleggia superiore, cassetta, sia quelle dei fine corsa. No, e come lo regolo il cambio adesso? Assolutamente, una volta che si va a montare direttamente non c'è più la necessità, avendo tolto tutti questi extra giochi e tolleranze e avendo una base di supporto molto più rigida, non c'è più bisogno di regolare tutte queste. Davvero? Esattamente. Niente più sbattimenti, No. di avvita, svita, quale devo avvitare, quale devo svitare? Assolutamente no. Si va a togliere tutto e si questa è fa una- tutto in fase di montaggio, con una fase di montaggio anche ulteriormente diversa, ma ulteriormente semplificata e ridotta, e una volta montato non c'è più da fare nulla. Questo è strabiliante, veramente strabiliante. Bene, dici, quali sono le trasmissioni? Allora, le trasmissioni, partendo a livello più basso, c'è la versione XO, che chiaramente è orientata un po' di più verso le trail bike, con parti più in alluminio, ma con dettagli assolutamente di pregio, molto lavorati, come potete vedere anche qua direttamente dalla guarnitura, tutta scavata e lavorata, con finitura più scura black. Come potete vedere, un'altra novità è avere la catena flat top anche sul mountain bike ad oggi, mentre prima era una caratteristica data più al lato road. Questa è la catena più resistente che abbiamo mai fatto, una sola cassetta per tutti e tre i gruppi, solo 10,52, e qua accanto possiamo vedere le versioni XX, qui è la versione ancora più leggera che va più verso il lato cross country e o down country, la versione XXSL che è invece quella super light con parti in carbonio come la gabbia, power meter integrato nella corona. Di serie? Sì, è parte del gruppo SL, e catena con ancora lavorazione per andare a ridurre il peso. Wow, spettacolo, spettacolo. Senti, vedo delle pulegge veramente molto più grandi rispetto al passato. Sì, le pulegge sono abbastanza importanti, addirittura nella versione SL, questa la chiamiamo Magic Pulley, se un ramo va qua all'interno, questa può comunque continuare a girare creando un minimo di frizione, evitando di avere problemi di rottura. Ma la cosa interessante è che noi abbiamo creato questi nuovi gruppi e vogliamo che comunque i gruppi durino ai nostri utenti e che siano addirittura riparabili nella maggior parte delle parti in maniera semplice. Se ad oggi sul cambio si va a rompere o creare un problema sulla gabbia, questa è a mano sostituibile completamente. Wow. Si può semplicemente rimettere su a mano. Le parti possono essere intercambiate tra i vari componenti, quindi si può utilizzare anche questa una gabbia in carbonio, si può utilizzare una gabbia in alluminio successivamente, fermo restando che
tutti i gruppi essendo compatibili anche per i bike, e questa è la grossa novità, quindi non è un componente specifico per i bike, ma tutti sono compatibili, ecco, di usare componenti, quelli della versione SL, quindi ridotti in peso eccetera, come gabbia in carbonio e catena, solo su bici muscolari. Gli altri sono tutti gli altri gruppi sono compatibili, quindi XX e XO per i bike. Non ultimo arrivano anche con due nuovi comandi e nuovo comando con due clamp diversi, il bridge e l'infinity clamp. Questo è interessante perché è possibile utilizzare lo stesso clamp sia a sinistra del manubrio sia a destra, perché prende la stessa dimensione sia del manubrio qua che del comando stesso, e tutti i componenti sono basati su tecnologia Access, per cui ovviamente abbiamo l'importanza del fatto di essere wireless. Il comando è l'unico componente anche compatibile con la vecchia generazione, mentre le trasmissioni Eagle Transmission o T-Type devono essere usate in blocco per questioni di compatibilità. Non ultimo, essendo compatibili per i bike, abbiamo anche una gamma intera di corone per le varie motorizzazioni ad oggi disponibili per le bike, quindi ci sono corone per tutti i vari brand di motori ad oggi disponibili. Mamma mia, mi hai rubato le domande che avevo perché hai risposto quasi a tutto, però vorrei rimarcare la cosa, io ho già un XXO e XS. Hai detto che volendo non potrei fare un upgrade solo della gabbia o della cassetta, devo cambiare in toto tutto. Esattamente, l'unico componente compatibile con le precedenti generazioni, perché è proprio basato su AXS, sul protocollo XS, è il comando, quindi si può usare il comando nuovo perché magari a qualcuno piace di più l'ergonomia o l'aggiustabilità su una trasmissione precedente e viceversa, mentre la trasmissione T-Type, quindi tutta la parte meccanica, deve essere utilizzata in blocco. Una domandina, perché questa corona per via dell'aerodinamicità o leggerezza? No, questo sono sì tutte lavorazioni estetiche per la leggerezza, e questa si va ad avvitare con una vite sullo Spider, perché questo è lo Spider con il nostro misuratore di potenza quark, mentre quelle altre sono ovviamente corone direct mount, e per ogni gruppo abbiamo l'opzione Bush Guard addirittura integrata, che si possono avere due o una o nessuna in base alla volontà del cliente. Sono ignorante in materia, che cos'è il Bush Guard? Sono delle ulteriori protezioni che si possono applicare alla corona per evitare ulteriori impatti esterni, colpi con rocce eccetera, però sono rimovibili ogni volta che si vuole. Parlando di rimovibilità e anche riparabilità dei componenti, perché oggi i componenti devono essere anche riparabili, quindi in qualche modo anche un po' sostenibili, sui nostri cambi, a seconda della versione, si può addirittura andare a sostituire le parti esterne, sia questa che le parti esterne del parallelogramma, in modo tale che se anche qualcuno prende una strisciata durante l'utilizzo e decide di mantenere comunque il look nuovo del prodotto, dopo un po' di utilizzi può comunque riparare e sostituirlo. Semplicemente sono piccole viti, quindi è un'operazione che non necessita di chissà che preparazione. Grandissimo Mirko, ci hai aperto un mondo, è una spiegazione da 10 lode. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.